Ciao a tutti! Oggi in questo breve video vedremo come sostituire la guarnizione della stufa a legna. Diciamo che è un po' vecchia e datata questa e quindi è arrivato il momento di sostituirla. Questa che vediamo è una guarnizione in fibra di vetro, che è il classico kit che si può acquistare nei classici siti blasonati. In dotazione anche la colla. Una volta rimossa la guarnizione, giustamente dobbiamo pulire tutte le impurità che sono rimaste, sia la vecchia colla sia qualche fibra di vetro rimasta incollata alla ghisa. Quindi puliamo molto bene e dopo andiamo ad aspirare tutti i residui che si vedono qui nel video. Vedete? Questo è fatto molto velocizzato, dopodiché messo giù la telecamera, l'ho ripassato come si deve e l'ho aspirato nuovamente in modo da avere una superficie pulita dove la colla possa attaccare. Ora procedo a prendere la giusta misura e poi a tagliare la guarnizione. Quindi la adagiamo bene nella sua sede e una volta ottenuta la posizione corretta andiamo a tagliarla con una forbice. Bene, una volta fatta la misura la spostiamo, prendiamo la colla in dotazione e andiamo a mettere la quantità che basta, giusto quel filo, anche un pochino in più. Io l'ho messa un po' in più perché avendone avanzato un pezzettino di guarnizione e la colla, se mai dovessi aprirla tra un anno, di sicuro è da buttare via. Bene, adesso è arrivato il momento di adagiare la guarnizione nella sua sede. Ricordo che la colla serve solamente per tenerla quel giusto che non cada, perché una volta stabilita che sia assestata bene con la forma della battuta della stufa è inamovibile. Ecco, per lo sportellino stessa procedura, ho eliminato la vecchia guarnizione, pulito bene, aspirato, messo la colla e posizionato la nuova guarnizione, ricordo in fibra di vetro. Poi li ho lasciato asciugare quella mezz'ora, giusto che non si staccasse, ho riposizionato gli sportelli nella stufa e ho chiuso. Ecco, io ve lo consiglio di farlo perché la cifra è veramente simbolica, con 15 euro ve la cavate e sicuramente la stufa lavorerà meglio.